Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, io sono Angela e questo è Exoterico ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 29 dicembre al 4 gennaio. Prima di iniziare ovviamente vi faccio gli auguri di fine anno, ma soprattutto di buon inizio anno nuovo 2026. Inoltre vi ricordo che questa è una stesura generica, prendete solo ciò che vi risuona maggiormente e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, le vostre energie, i segni zodiacali da attenzionare e poi ovviamente vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo queste nuvolette, a volte un po' fastidiose perché ci portano delle complicazioni e un po' di confusione e di incertezza. Questa instabilità è sicuramente passeggera, quindi di non lasciarci sovrastare ovviamente da alcune cose che ci portano confusione o soprattutto anche in alcune relazioni. A volte possono essere anche delle situazioni esterne che si riflettono, però insieme possono essere risolte, ma soprattutto con determinazione. Dico determinazione perché quando abbiamo a che fare con, in questo caso, la scopa e la frusta, ci chiede di non lasciarci provocare, anzi di evitare magari il più possibile dei litigi, perché è vero possono esserci dei confronti abbastanza impegnativi, quindi abbiamo sia quella parte di forse di rabbia, di stress accumulato che dobbiamo in qualche modo cercare di riequilibrare e portare serenità. Dall'altro lato forse ci chiede anche di sfruttare questo momento per fare ordine e pulizia sia dentro che fuori di noi e ci sta perfettamente per prepararci appunto a chiudere quest'anno e iniziare quello nuovo nel miglior modo possibile. Quindi direi che proprio la parola chiave di questo momento è proprio ordine e pulizia. Anche, lo sottolineo, perché probabilmente ci sono dei nuovi percorsi oppure di fermarsi un attimino a valutare delle possibili alternative o di capire come proseguire in un percorso già avviato, però ecco avete bisogno proprio di fermarvi, di vedere, valutare le vostre scelte, di verificare alcune decisioni che avete preso e anche di fare il punto della situazione per capire come procedere, ma soprattutto per quelle persone che vogliono un inizio, un qualcosa di totalmente nuovo. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e abbiamo anche quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore e coppia single, quindi situazione sentimentale in genere, alcune cose possono fare riferimento anche ai rapporti e alle relazioni più importanti per voi, tipo famiglia, amicizia, quindi consiglio sempre di ascoltare le varie indicazioni. Qui troviamo quello che vi dicevo proprio di tensione, non a caso abbiamo lo stesso numero 11, può essere un segnale, il numero 11, potreste vederlo spesso, forse sono proprio quei momenti che devono essere attenzionati anche in base a quello che vivrete. Cosa vi posso dire? Che è vero, può esserci desiderio di voler cambiare alcune cose, soprattutto dove c'è disequilibrio nel
nei comportamenti, negli atteggiamenti, magari, voi, tendete a dare tantissimo, a offrire tantissimo, allora come vi dicevo ecco che queste cose possono generare tensione. Oppure anche il contrario, quindi se vedete che siete distratti, disattenti o la maggior parte delle vostre energie tende verso altre cose, allora anche, sapete il motivo perché l'altra persona potrebbe aver, delle perplessità, dei dubbi e quindi ecco, tensione in queste cose. Alcune cose poi vediamo che possono essere, sistemate, però occorre, impegno, non ostinazione, ma, accettazione e controllo perché, le emozioni sono molto, molto forti, le abbiamo viste sin dall'inizio, possono, generare confusione e quindi confondere la vostra bussola interiore, ma anche a livello, proprio di razionalità e quindi come abbiamo visto bisogna scegliere una direzione ben precisa e farlo adesso. Questo vale anche per le relazioni più importanti, mentre per i single, la vostra bussola può essere confusa sia dall'atteggiamento di qualcuno nei vostri confronti, che una volta può essere positivo, un'altra volta negativo, un'altra volta si vede un forte coinvolgimento e attrazione e allora quindi, dipende da tutti i vostri pregressi, diciamo io consiglio di fare, come abbiamo visto sin dall'inizio, un bel punto e quindi tracciare una linea e capire poi, come procedere, di lasciare andare o di proseguire, e di proseguire oltre oppure di aspettare e verificare alcune cose. In realtà queste possono riguardare anche delle nuove conoscenze che sappiamo benissimo in una fase iniziale magari non si ha ancora l'opportunità di approfondire, di vedere e quindi in questa circostanza ovviamente è meglio aspettare, verificare e valutare successivamente. Troviamo per le situazioni più pratiche legate al lavoro, sia alla ricerca, anche progetti importanti. Ci sono delle questioni, io direi molto, molto importanti, perché questa indica dei cambiamenti, indica le intese, le promesse, le collaborazioni, l'unione, anche cose che riguardano notizie e nuovi progetti. Quindi intraprendenza verso sia nuovi accordi, sia anche realizzazione di un qualcosa dove voi ci tenete tantissimo e alcune cose possono fare riferimento anche a dei contratti. Con la carta leggerezza o vi vuole dire che effettivamente è vero c'è una fase di pausa magari dovuta alle feste, alle vacanze o alcune cose che si possono muovere, un po' lentamente in questo momento, però sappiamo che poi andranno a sbloccarsi, quindi di trovar serenità e di, aspettare il tempo naturale di alcune cose, perché questa carta comunque fa capire che ci sono dei cambiamenti importanti, che dobbiamo aspettare, avere un po' di pazienza e quindi di non lasciarci, trasportare da emozioni negative. Quindi qui troviamo un messaggio di fiducia per voi. Anche per chi ha il lavoro, che, se magari ci sono delle tensioni, delle cose che si sta un po' sottovalutando, oppure, magari subite dei contrasti e della leggerezza da parte di qualcuno che può essere imprudenza, disattenzione, delle azioni un po' sconsiderate, di chi magari vuole andare un po' troppo all'avventura su certe cose, avete bisogno anche qui di fermarvi un attimino e di capire come gestire. Cioè, se, vi accorgete che siete voi magari a sottovalutare un qualcosa, allora è arrivato il momento giusto di
cambiare atteggiamento e quindi vedrete anche cambiamenti positivi. Se invece siete voi a subire questo tipo di atteggiamento, magari in qualche modo potete fare qualcosa. Di sicuro appunto non lasciarvi bloccare e magari, come abbiamo visto, ci sono anche delle possibili alternative. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!